spieghiamo con questo video quelle che sono le caratteristiche e le modalità di utilizzo del pannello di controllo touchscreen del nostro forno Resto Italia modello TS. Il touch dà la possibilità di regolare la temperatura di lavoro, quindi vedrete in rosso la temperatura attuale del forno, mentre in piccolo in bianco quella che è settata, così potrete anche capire dopo averla impostata quanto vi manca per raggiungere appunto la temperatura desiderata. Quindi dopo qualche momento la temperatura ritornerà a essere visibile quella attuale, ma voi potrete sempre tenere sotto controllo quella impostata a cui il forno deve arrivare. Con lo stesso sistema, quindi freccetta in alto rossa per aumentare, freccetta in basso bianca per diminuire, andate a regolare la percentuale di lavoro delle resistenze sulla platea, la percentuale di lavoro delle resistenze sul cielo. E le due icone del fulmine, quando sono rosse, vi indicano che il forno sta utilizzando corrente in quel momento. Diversamente, quando il forno è in equilibrio, non le vedrete e questo vi dirà che appunto state consumando meno energia perché il forno è stabile ed è alla temperatura desiderata. Ora veniamo a quelle che sono le funzionalità in più rispetto a queste qui basiche appunto di impostazione temperatura e percentuale cielo e platea, che sono l'economizzatore. Attivando il pulsante Eco, le resistenze del cielo e quelle della platea non si accenderanno mai contemporaneamente. Ci sarà una sorta di alternanza che vi permetterà automaticamente di far lavorare il forno con metà dei kilowatt installati. Ovvio che questa tipologia di impostazione è consigliata più in un momento di stand-by o durante il preriscaldamento per liberare kilowatt per altre attrezzature che si stiano utilizzando contemporaneamente, è meno consigliata, se non sconsigliatissima, durante il lavoro, perché ovviamente non avete a disposizione tutta la potenza del forno nel cielo e nella platea. Al contrario dell'Eco, la funzione Power vi consente di attivare simultaneamente il 100% della potenza installata sia sul cielo che sulla platea. Quindi attivando questo pulsante il touch andrà a bypassare il vostro settaggio precedente, in questo caso 45% sul cielo, 25% sulla platea, e questo farà sì che voi possiate contrastare un picco di lavoro dove il forno vi può andare in difficoltà, oppure raggiungere una temperatura superiore a quella a cui stavate lavorando per fare un altro prodotto in un tempo minore. Andiamo ora a vedere un'altra funzionalità che ci mette a disposizione il touch del TS, che è quella di poter salvare due programmi di cottura. Quindi oltre alla schermata iniziale che possiamo regolare ogni volta come vogliamo, possiamo anche andare a memorizzare due programmi che ci permetteranno di salvare dei preset creati in precedenza in base a prove fatte sul forno per determinati prodotti. Quindi non so, una pizza tonda tradizionale e una pizza in teglia, una pizza in pala ad alta idratazione e una napoletana contemporanea. Quindi diciamo se fate 2-3 tipi di prodotti potete comunque gestirli in questa maniera, permettendo anche a un operatore meno esperto di avere un risultato di cottura ottimo, coerente, uniforme, perché avrete nel touch diciamo tutta la memoria del modo in cui deve operare il forno. Vi faccio vedere come si memorizza una ricetta. Facciamo l'esempio della 1, quindi andiamo a cliccare per alcuni secondi sul pulsante con il cappello da chef numerato 1. Ecco, ora vado a impostare il tempo di cottura. Facciamo conto 2 minuti e 45. Vado a impostare la percentuale del cielo, facciamo 100%. La mia ricetta viene bene a 330 gradi con una platea del 50%. Vado a fare ok. Ora io ho memorizzato la ricetta numero 1. Chiaramente appena dato ok, finita la memorizzazione, il forno ritorna sulla schermata iniziale, che quindi può essere di nuovo modificata per andare in tempo reale a cambiare le dinamiche di utilizzo del forno.
Nel momento in cui dovessi voler richiamare quel particolare prodotto o far lavorare un dipendente non presente, non formato su quel tipo di prodotto, vado semplicemente a richiamare la ricetta 1. A questo punto mi comparirà questa schermata e andrò a premere play. Come vedete è partito il countdown e il forno sta già agendo con i settaggi che io ho creato in precedenza. Quando voglio interrompere la cottura, in caso necessitassi di doverlo fare prima della fine del timer, vado semplicemente a fare questo, fermare e tornare indietro, e ho di nuovo a disposizione la pagina principale, la pagina iniziale, dove posso andare a modificare tranquillamente i parametri, quindi temperature, cielo platea e quant'altro. Ora torniamo indietro al default, quindi stessa cosa per la ricetta numero 2. Andando nella I delle impostazioni andiamo ad l'impostazione del timer, ok? La data, l'ora e soprattutto interessantissimo il daily start, quindi la possibilità di programmare da un giorno a quello successivo quando sarà l'accensione del forno. Questo farà sì che automaticamente voi possiate far partire il forno all'ora desiderata, che sarà un'ora prima del servizio, per dar modo al forno di scaldarsi, senza dover essere fisicamente in laboratorio, regalandovi tempo o regalandolo al vostro dipendente, tempo che chiaramente pagate.